Mi avevano detto che io ero guarita dopo 10 anni. Mi sembra di essere su un altro pianeta. Sarò vivo domani? Come morirò? Ho iniziato a piangere. Che non sarei mai stato un padre come tutti gli altri. Speriamo che vada bene, speriamo che vada bene. La cosa che tu dici, perché a me? Perché proprio a me? Perché non doveva venirmi il tumore. Secondo me era assurdo, non potevo, perché io? E perché a qualcun altro? Allora, mi chiamo Monica Morelli, sono di Roma e 21 anni fa, quindi appunto quando avevo 28 anni, ho avuto un osteosarcoma condroblastico di quarto grado al sanguignaco, cioè significa un tumore dell'apparato muscolo-scheletrico per i non addetti ai lavori. Mi hanno riferito appunto il tipo di intervento, era un intervento demolitivo, cioè a me hanno tolto la gamba e più mezzo bacino. Io fino a 28 anni ci sono stata bene, ho saltato, ho ballato, ho riso, ho scherzato, ho lavorato, sono andata a scuola. La vita non è fatta di gambe o di braccia, ma è fatta di amore e tu puoi dare e ricevere amore in qualsiasi condizione. Condividere queste cose con un'altra persona che ci è passata dà veramente energia, dà forza, dà tra virgolette una certa serenità. Diciamo che noi diventiamo questo raggio di sole, infatti ci chiamiamo Richino Raggio di Sole proprio per questo motivo. Allora, come ho conosciuto Monica? Io stavo nella mia stanzetta dell'IFO, un giorno entrò una volontaria, alta, una bella donna e una zoppia fortissima, cioè proprio zoppicava tantissimo. Sono stata operata nel 2008 di metastasi ossea dovuta a un carcinoma mammario. 9 anni fa circa sono stato operato all'arto destro per un'amputazione interile addominale per un condrosarcoma di grado tra 2 e 3. Nel 2001 mi hanno diagnosticato un condrosarcoma. Nel 2010 mi è stato diagnosticato un cordoma al sacro a livello di S3. Ho avuto un leiomiosarcoma alla coscia destra praticamente nel 2007. Nel 2009 ho avuto un osteosarcoma e sono stata operata. Mi sono ammalato all'età di 15 anni, quasi 16, di osteosarcoma. L'osteosarcoma l'ho avuto alla gamba destra, al ginocchio nell'esattezza. Il reparto di oncologia muscolo-scheletrica del Regina Elena si occupa del trattamento delle neoplasie, dei tumori che insorgono nelle ossa, nelle articolazioni e nei muscoli. Quelli insorti primitivamente nascono nell'osso nel quale si sviluppano o nel muscolo nel quale si sviluppano. Sono molto numerosi e sono quasi tutti tumori rari. Vi sono lesioni benigne, lesioni pseudotumorari e tumori maligni. I tumori secondari sono essenzialmente tumori maligni che si sviluppano in una sede differente da quella di insorgenza, in questo caso nello scheletro, principalmente alle vertebre, al bacino e ai femori. I sarcomi sono dei tumori diciamo che si differenziano dai carcinomi, che prendono origine generalmente dalle mucose, da tutto ciò che comporta la parte superficiale dei tessuti, quindi il cosiddetto epitelio. I sarcomi prendono invece origine da tutto ciò che circonda gli organi, quindi i tessuti molli oppure l'apparato muscolo-scheletrico. Questa è una patologia che è vero colpisce adulti e anziani, ma colpisce anche in maniera significativa le fasce giovani della popolazione. Soprattutto per quanto riguarda i sarcomi dell'osso, come i sarcomi di Ewing o gli osteosarcomi, il picco di incidenza è nell'età infantile e nell'età adolescenziale. Per questi ragazzi la progettualità della loro vita è come se avesse una battuta d'arresto. Lunedì sera facevo la classica partita di calcetto tra colleghi e calciando il pallone ho sentito una fitta molto forte all'inguine. Sentivo la sera un fastidio al ginocchio che si irradiava un po' sulla parte del femore. Ho cominciato a sentire un dolore all'anca destra. Avevo già una sorta di pallina sulla coscia
che però avevo un po' trascurato. Ho iniziato a sentire un piccolo bozzo a livello del sacro. Incomincio ad avere dei fortissimi dolori all'omero, al braccio sinistro. Ho cominciato ad avere veramente dei dolori fortissimi alla gamba destra e comincio a sentire addirittura dei bruciori che venivano dal davanti. Ginecologo. Chi mi diceva è una borsite ossea, chi mi diceva hai avuto una piccola microfrattura e c'è un piccolo versamento sulla testa del femore, ma probabilmente è sangue o è un ematoma o un coagulo. Finché un mio amico ortopedico mi ha detto: senti un po', ma fatela una lastra, no? Se continua questo dolore. Ritorno da un viaggio a Venezia, la mia dottoressa mi diceva a farti un'ecografia così vediamo quello che è e quello che non è. Niente, poi parliamo in maniera più approfondita col medico, mi segna una lastra. Feci questa lastra e il medico mi chiamò in una stanza e disse a mio padre: guardi, le consiglio di portare suo figlio con urgenza in ospedale e di farlo operare. Non avevo idea a cosa stavo per assistere. Si mise seduto vicino a me e mi disse: Stefania, forse è un po' più grave di quello che si pensava. Il ginecologo fa una visita e mi dice: guardi, qui l'utero è tutto ok, solo che io sento un indurimento che spinge verso l'utero. Potrebbe essere anche un tumore, però non preoccuparti, non pensare per forza a un tumore maligno e a chissà cosa. E hanno invece visto che era un tumore, un cordoma. Qualcosa che, devo dire, in quel periodo, forse perché era un medico che non si occupava di queste patologie, non sapeva neanche lui cosa fosse. Confermarono l'osteosarcoma al femore distale destro. Mi dissero che dovevo fare 2 cicli di chemioterapia prima dell'intervento e 3 dopo, ne feci 5. Il medico prima mi fa fare una lastra da dove non si vede assolutamente niente e a quel punto una risonanza magnetica. E lì gli dico proprio: scusate, ma mica avrà un tumore? Sì, ed è anche grande, non abbiamo mai visto una cosa del genere. Partiva dal sacro, si inglobava tutto il nervo sciatico e si inerpicava addirittura sulla colonna, era enorme. L'oncologa, invece di darmi il risultato, mi ha chiamato da parte, mi ha guardato e mi ha detto: signora, sono caduta quasi per terra. Ma io sono stata operata 22 anni fa di carcinoma mammario, mi avevano detto che io ero guarita dopo 10 anni. Una volta effettuata la valutazione radiologica che ci dice che caratteristiche ha questo tumore, una volta effettuata l'analisi anatomopatologica, cioè ci dice quale tipo istologico, quale malattia, ci dice il nome di questa malattia, è necessario fare un piano di cura. Una cura articolata fatta di cure mediche, chemioterapiche, cure chirurgiche e poi di nuovo cure chemioterapiche o radioterapiche. L'oncologo si colloca in una fase o preoperatoria, cioè somministrando dei farmaci in una fase in cui il sarcoma magari deve essere ridotto di dimensioni perché esordisce con dimensioni particolarmente grandi, oppure se il paziente fa direttamente l'intervento chirurgico, l'oncologo nelle forme a più alto rischio compare nella fase post-operatoria, quindi somministrando dei farmaci a scopo precauzionale. La prima protesi fu di femore e di ginocchio. Sì, avevo recuperato alla grande, diciamo che quasi non me la sentivo più la protesi. Oggi ho un'altra protesi, ho una doppia protesi di femore e di ginocchio e di tibia perché dopo ho avuto una recidiva tanti anni dopo. Nel 2001 mi dissero: guarda, i controlli puoi anche non farli più perché dopo 10 anni il tumore non viene più. Una vocetta dentro mi ha detto: vatti a fare il controllo ugualmente. Un giorno mi arriva una bella telefonata a casa e niente, il male è tornato, ci devi venire a trovare. Mi hanno operato, mi hanno messo questa doppia protesi. Nell'operazione mi hanno rotto il tendine rotuleo e mi hanno lesionato il nervo sciatico. Ci ho avuto una brutta infezione. Dice: guarda, rassegnati, dovrei fare un sacco di interventi. Tu tagli e cuci, la pelle viene mangiata. Praticamente all'ultimo intervento non c'avevo più pelle. Allora che hanno fatto? Mi hanno tolto il gran dorsale, il muscolo da qua dietro, e me l'hanno messo qua, ma si è necrotizzato.
E da là, siccome sapevo che c'era il professor Biagini, Finché non sono arrivata da uno specialista, lui ha visto la lastra e mi ha detto: ma la mando dal professor Biagini. E uscì fuori il nome di un certo Biagini e chiamai subito Rizzoli del Bologna. E ricordo che mi dissero: signora, ma Biagini è a Roma, avete l'oro a Roma, che cosa viene a fare qui? E io dissi: ah, perfetto, grazie, dove lo trovo? All'IFO. Il dottor Pallotta, che non mi dimenticherò mai, mi ha detto: da quanto tempo è che ce l'hai? E io gli ho detto: guarda, sono circa 11 mesi, metti la firma qua. E mi ha detto: vai all'IFO. E così ho fatto. Io lavoravo al Ministero Università di Ricerca Scientifica, hanno cercato di capire chi si occupava veramente di questo tipo di tumori e la risposta è stata Bologna, ortopedia. Ricordiamoci, a Roma nel 2000-2001 non esisteva ortopedia oncologica. Probabilmente devo ringraziare mio fratello, che al tempo aveva appena finito la specializzazione in chirurgia generale, per cui mi disse: Marco, non ti far toccare da nessuno per il momento, aspettiamo un attimo, so che a Roma c'è il professor Biagini, per cui andiamo da lui e vediamo che cosa ci dice. buongiorno professore, che cosa hai? Niente, c'ho un'infezione. E che sei venuto a fare qua? Questa mi ha fatto un macello, gli dissi sta chirurga mi ha fatto un macello, io lo devo risolvere. Che ti dico? Vieni la settimana prossima. Sono andato un po' in giro finché non ho pensato di andare all'IFO. Guardi dottore, mi hanno diagnosticato un cordoma, però nessuno sa cosa sia. Professor Biagini mi guarda, fa: si sieda, dobbiamo parlare. Lui mi guardò e mi disse: è un ossosarcoma, quindi è un tumore. E il professor Biagini ha detto: adesso lo operiamo e noi questo tumore glielo cronicizziamo. Prima dovremmo fare la chemio, in modo che non cresca. Lo bloccano, così noi potremo operare e poi continuerai a fare la chemio dopo. Ma si ricordi, signora, lei zoppicherà e porterà il bastone tutta la vita, ha capito? Toglieremo quasi tutto, tu il braccio non lo muoverai più e non ti toccherai mai più i capelli, capito? Mi ha diagnosticato un condrosarcoma e mi ha detto: guarda Marco, l'unica soluzione qui è fare un'amputazione, io ti taglio una gamba. Io me lo guardai un po' incredula nel dire: o racconta un qualcosa che non è vero, ora mi sveglio, oppure è un pazzo. Io non mi faccio toccare neanche l'unghia incarnita da questo medico. Ho iniziato un pellegrinaggio per tutti i maggiori ospedali d'Italia, portando le mie lastre e dicendo: che si può fare, come faccio a conservare la gamba? Non volevo assolutamente diventare zoppa. Sentii altre campane, come è normale che sia. Molto spesso i pazienti sono terrorizzati quando si prospettano interventi mutilanti, no? Normalmente questa è la fase in cui i pazienti sperimentano le perdite, perché si ritrovano a perdere intanto la propria integrità corporea, ma anche la propria identità lavorativa piuttosto che sociale. Perdite rispetto alla propria fisicità, quindi un'accentuazione di quella che è la vulnerabilità che ciascun essere umano ha. Decisi di operarmi a Firenze, al Careggi, dal professor Capanna, che mi proponeva una soluzione alternativa, non più l'amputazione ma una ricostruzione. Io ancora mi ricordo questa immagine della radiografia che sembravo lo sponsor della Bricofer praticamente, perché c'era questo bacino con 13 o 14 chiodi infilati, tutta una catena di ferro che scendeva dalla colonna fino al bacino. Poi ritornavo dal professor Biagini, mi ricordo ancora, lo incontravo nel corridoio, io zoppicando: professore, ma hanno detto che posso fare l'innesto osseo. Cacciate signora, nel suo caso non si può. Scusi professore, ma lei me lo toglie? Me lo toglie il tumore? Sì. E io dissi: ok, a posto, a me è sufficiente questo. Ti spiegano bene quello che potrebbe essere e che non potrebbe essere, quindi all'inizio mi hanno anche rassicurato, avendo fatto la biopsia poteva essere una cosa benigna, anche se il prof vedendola diceva: leviamolo perché lo dobbiamo levare, è meglio che lo leviamo. Sono stato diversi mesi completamente immobile a letto. Alla prima risonanza di controllo videro una macchia all'altezza dell'inguine, per cui diagnosticarono una recidiva, feci la biopsia ossea e tutto quanto. E a quel punto, vista la giovane età e visti tante altre cose, decisero di fare l'amputazione. Pronti? A voi. La sera
del 14 febbraio, entro in stanza Biagini e mi fa: domani la opero io, o potrebbe morire o dobbiamo fare l'amputazione, se ci va bene la resezione sacroiliaca. Cioè addirittura mi arrabbio anche, dico: ma che razza di madre avranno i miei figli? E lui mi dice: avranno una madre. A quel punto io decisi che non potevo non intervenire, lo dovevo fare per la mia famiglia, quindi mi sono fatto, come si dice, il segno della croce e ho accettato tutto quello che lui mi ha detto di fare. Devo dire che sono arrivato all'intervento di amputazione molto molto convinto di farla, quasi non vedevo l'ora. Capii che insomma non c'era niente da fare, mi dovevo arrendere e dovevo accettare questa mia sorte, quello che mi stava capitando. Per cui entrai all'ospedale e la sera prima di essere operata, mi ricordo, feci una bella corsetta nel corridoio senza che nessuno mi vedesse, così me lo ricordo, l'ultima corsa che posso fare, e poi mi misi l'anima in pace e mi misi nelle mani dei dottori, di Biagini. Ci tengo moltissimo a sottolineare che il nostro è un lavoro di equipe. I casi vengono discussi collegialmente da moltissimi specialisti, i radiologi, i medici nucleari, gli anatomopatologi, chirurghi, gli oncologi che di anno in anno recitano una parte sempre più importante in questo campo, i radioterapisti che con le nuove tecnologie offrono possibilità di cure prima insperate. Altre figure sono figure di supporto psicologico, gli psicologi, ma non vanno dimenticati gli infermieri che tutti i giorni accudiscono direttamente i pazienti. Puoi metterla su? Puoi farla vedere? Ne vediamo un botto. Noi abbiamo 2 riunioni a settimana, siamo un bel gruppo quando siamo tutti uniti, bel gruppo numeroso. Allora, l'infermiere case manager si deve occupare del paziente, il ruolo forse più importante è quello di presa in carico della persona e garantire una continuità assistenziale, perché lui viene in ambulatorio magari chiedendo una prima visita oncologica, ma poi deve fare esami in radiologia, deve portare i vetrini, quindi si deve rivolgere all'anatomia patologica. Il punto di riferimento sono io di tutti questi fragmenti che il paziente intanto deve fare. Mi ricordo il secondo ciclo di chemioterapia, era facile da ricordare perché era il mio compleanno, il 23 maggio del 2009, feci 21 anni. Erano più le volte che non mangiavi che mangiavi, ho vomitato come penso veramente altro che la bambina d'esorcista, cioè quello non è niente. E poi mi preparo per l'operazione. Sto girando! Non abbiamo fretta. E comincia il calvario. 14 ore di intervento, mi hanno detto. È stato un intervento, credo, tranquillo, anche se durato quasi 8 ore. Mi sono addormentato. Mi sveglio in ospedale e avevo la classica sensazione dell'arto fantasma, che è una grossa fregatura, perché tu ti svegli, senti la gamba e dici: forse non me l'hanno tolta. E invece alzi il lenzuolo, guardi giù e la gamba non c'è. Avevo un fortissimo dolore alle ginocchia, non lo so perché, ma ero distrutto alle ginocchia. Probabilmente mi avranno appeso qualcosa come tipo un salame, non ho idea. Biagini è uscito, dice: sono riuscito a portarlo via tutto, e poi mi fanno un altro intervento di ricostruzione, altre 10 ore. E sto una settimana in terapia intensiva. Durante l'intervento, con uno scalpello, hanno tagliato di netto la parte che dovevano togliere. E nell'intervento mi hanno tolto una parte della coscia destra, insomma, togliendo la malattia e anche altro tessuto proprio per essere sicuri. L'operazione è consistita non solo nella sostituzione dell'osso bucato dalle metastasi con una protesi di titanio, hanno dovuto togliere la parte malata dell'osso insieme a una bella parte di muscolo. Uno dei cardini dell'ortopedia oncologica è quello di asportare la malattia con un margine di tessuto sano
intorno alla stessa. Questo ci permette di ridurre il rischio di recidive locali. Ma da qui c'è un problema reale che in teoria noi asportiamo la malattia senza vederla. La rivoluzione è stata quella di riuscire a portare la TAC all'interno della sala operatoria e di collegarla direttamente al sistema di navigazione. In questo modo riusciamo a navigare in tempo reale le immagini, andando anche a stare relativamente vicini al tumore, che adesso riusciamo a vedere perché lo vediamo sullo schermo. Questo sistema ci permette anche quindi di essere meno invasivi, di avere degli accessi meno importanti, meno estesi e risparmiare magari delle strutture che in passato sarebbero state sacrificate perché troppo vicine al tumore stesso. Hanno visto che il tumore aveva mangiato l'osso all'interno, quindi l'aveva completamente consumato ed era uscito fuori, quindi aveva preso il deltoide. Allora te taglio qua, te ricucio qua, te apro di là, questo tagliamo. Per fortuna questo intervento è riuscito, mi hanno messo sta protesi, l'infezione è stata debellata e sono riusciti a chiudere. C'erano praticamente infezioni da pulire una volta a settimana in sala operatoria. Io stavo con un busto, con un supporto alla gamba, con il catetere, in sedia a rotelle ovviamente perché non camminavo, e lì ho visto lo sconcerto dei bambini e insomma è stata dura. Dopo pochissimi giorni già stavo in piedi, pesavo 41 kg più o meno, avevo la gamba sinistra, quella che mi hanno lasciato, che era ridotta ad un osso. Per me è stata un'appendicite. Dai, ce l'abbiamo fatta, era stata un'appendicite. Noi ci scherziamo su questa cosa, nonostante che, insomma, pure io. Però devo dire che io di tutti sono quello che non si vede neanche. Una mattina non ce la facevo più a stare sdraiato, mi sono alzato e ho incominciato a fare qualche passo. È entrata un'infermiera, mi ha guardato e ha fatto: ma tu cammini? E si è fatto un sorrisone. Da lì con l'ambulanza sono andata in una clinica di riabilitazione dove ho fatto appunto un percorso di riabilitazione molto intenso. Fortunatamente questa protesi mi permette di avere un movimento passivo, un movimento attivo dell'input del mio cervello che dice braccio alzati, non lo fa, a meno che non sia io a tirarlo su. E hanno fatto un po' di fisioterapia passiva per sciogliere anche il cordone che si è creato sotto la cicatrice. Convinta di sì, ma io devo fare fisioterapia? No tesoro, non c'è niente da fare perché il muscolo non ce l'hai. Ovviamente i pazienti sottoposti molto spesso ad interventi nel campo dell'oncologia muscoloscheletrica pagano un prezzo nella funzione più o meno ridotta alla chirurgia che viene effettuata, e questo ovviamente comporta una limitazione, una diminuzione parziale o importante dell'attività e delle capacità fisiche del paziente. Una resezione, una protesi darà una limitazione un po' più importante, fino a giungere purtroppo in alcuni casi alle amputazioni che danno una importante limitazione. Andai subito dopo 4 mesi a Budrio, al centro protesi INAIL, dove cominciai ad utilizzare la protesi, a provarla. Nel frattempo 3-4 mesi a casa in cui ho fatto la migliore delle riabilitazioni possibili, cioè ho fatto il quotidiano, ho imparato a mettere una lavatrice, a lavare i piatti, a camminare sulle stampelle, perché inizialmente la prima volta che l'ho presa mi ricordo sono sceso dal letto, che bello, metto le stampelle, pianto le stampelle per terra e sono rimasto completamente inchiodato, vuoi perché non le sapevo usare, vuoi perché pesavo 41 kg, quindi non avevo forza né nella gamba né nelle due braccia. Nel 2002 tolgo tutto, finisco, faccio una visita fisiatrica alla Fondazione Santa Lucia e mi prescrivono 6 mesi di riabilitazione. È stato un lavoro. Comunque ho portato il tutore per parecchio tempo.
perché la gamba comunque ha fatto fatica a riprendersi, la muscolatura ne hanno tolta tanta e oggi faccio difficoltà. Oggi mi stanco presto, diciamo che spesso la gamba mi cede, quindi cado. La mia protesi è fatta da un bustino rigido fatto su misura, costruito intorno al mio bacino. Io l'ho utilizzata tantissimo i primi anni, la sera me la toglievo, avevo le piaghe sulla pancia. Camminavo con le mani libere, potevo prendere in braccio mio figlio, potevo prendermi in braccio mia figlia, insomma tante cose. Quando ho preso la protesi mi sono fatto mettere una calza zebrata, perché tanto ti guardano, no? Allora ho detto, mi dovete guardare? Così mi guardate ancora meglio, ho fatto una sorta di terapia d'urto. E quindi poi piano piano sono stati i medici che mi hanno chiesto, dici tu come va? E diciamo è sempre andata bene. Non mi sono mai afflitta, ormai era successo, non potevo farci nulla e quindi siamo così ad oggi e lo racconto con questa protesi che ormai è diventata una cara amica. Per cui io continuo dal 2008 che praticamente faccio fisioterapia, rinforzo muscolare, cerco in tutti i modi di tenere il muscolo tonico, però una cosa importante è successa in questi anni, che non me ne frega più niente se sono zoppa. In realtà io sono riuscita a vivere una vita del tutto normale, con maggiore fatica forse rispetto ad altri che danno per scontato il fatto di poter camminare, correre. Ma ha importanza questo? No, alla fine no, perché si trova sempre un modo di godersi la vita. Ovviamente non ho recuperato al 100%, ma si può dire sto al 99, 98, 99% di quello che potevo fare prima. Non posso più correre. Pazienza. E molti pazienti si affannano a cercare di riportare tutto a come era prima, ma questo è un errore perché niente può essere come prima. E sicuramente una maestra di questo è stata Monica. Perché comunque la vita cambia, inutile dire continua come prima, no. Quando si va a fare un intervento sembra che la persona è più preoccupata di come uscirà dall'intervento che del fatto se guarirà. E le persone che magari erano un po' indecise sul tipo di intervento, quando mi vedevano capivano che sì, che la vita può anche continuare in una maniera diversa. Io stavo nella mia stanzetta dell'IFO, dopo l'operazione, un giorno entrò una volontaria. Mentre continuo a fare chemioterapia, un giorno entra una ragazza, una morona con due occhi stupendi, circa, credo avesse 40 anni circa, alta, capelli lunghi neri, un sorriso splendido. Vedo entrare nella mia stanza un ragazzo e una ragazza. La ragazza che zoppicava vistosamente. E io lo guardo, che vogliono questi? E disse, ciao, ma come sei giovane? Mi fa, ma lo sai che anch'io ho avuto un problema del genere? E là non potevo dire, dai, non l'avrei mai detto, perché poverina camminava in un modo che era impossibile non capire che aveva avuto veramente un problema serio alla gamba. E a un certo punto glielo chiesi, dissi, senti Monica, ma come fai ad essere così sorridente? Scusa se sono così invadente, ma che hai fatto? Che c'hai? Mi raccontò la sua storia, che lei aveva avuto un osteosarcoma, un 4º grado, un'amputazione. Quell'incontro cambiò la mia vita. Hanno lasciato il segno, sono usciti e io continuavo a pensare a loro. Nel 2005 Biagini, in uno di quei controlli fatti a Bologna, mi dice, sa che vengo a Roma? Gli dico, dove? All'IFO. Dico, caspita, l'IFO ce l'ho praticamente dietro casa. E mi fa, beh, visto che qui, forse è il caso che le faccio conoscere Monica, ti faccio conoscere Monica. Dopo un po', tramite un'altra volontaria con la quale avevo stretto un legame, mi disse, ma lo sai che Monica, insieme al professor Biagini, stanno facendo un'associazione del reparto? Dissi, cosa? Io ne devo fare parte. Monica è stata l'anima e la fondatrice dell'associazione di pazienti Ruchie. Un giorno dovevamo sottoporre una paziente ad un grosso intervento. Questa paziente non era italiana, parlava anche poco l'italiano, era veramente complesso spiegarle cosa si poteva fare nella vita quotidiana dopo questo intervento. Monica è venuta in ospedale e ha spiegato alla paziente qual era stata la sua vita, il suo percorso, la sua storia, come aveva affrontato una importante amputazione e che era riuscita a fare una vita normale, che aveva avuto dei figli, che guidava la macchina. Quando lei entrava nella stanza, Ruchie diventava un'altra persona, nel senso che
riuscivano ad avere una condivisione di emozioni e di sentimenti che non era facile avere con altre persone, neanche con il marito di Ruchie, che pure era lì e l'assisteva continuamente. E poi alla fine è capitata una signora albanese, Ruchie, che dà appunto il nome alla nostra associazione. In una delle volte che io andavo a trovarla, perché comunque non aveva nessuno a Roma, lei sorride. Il marito, poi lei me l'ha tradotto perché ho detto in albanese, ha detto: come fino adesso avevi il muso, ti lamentavi, è entrata Monica, adesso ridi, scherzi. E Ruchie glielo disse a Monica, gli disse: Monica, io con te non ho bisogno di parlare, di starti a raccontare i miei dolori, le mie sofferenze, le mie paure, perché tu già le sai, ci sei passata. Era come l'entrata di un raggio di sole. Ovviamente l'aiuto di Monica è stato molto importante in questo primo caso e noi abbiamo capito che poteva essere una parte della cura o una parte della fase di accettazione della cura, per cui abbiamo chiesto altre volte a Monica di venire e pian piano si è creata una sinergia tra Monica, i pazienti che aveva conosciuto, i medici del reparto, il personale del reparto. Ecco, diciamo che questa è stata la base dell'idea di costituire un'associazione di pazienti o ex pazienti che potessero entrare nel reparto e raccontare la loro esperienza di ex pazienti. Per cui, dato che il professor Biagini da tanto tempo si era messo nel mio cervello, tu devi fare un'associazione, dove fare un'associazione di pazienti così, ma alla fine abbiamo creato un'associazione invece di ex pazienti, e però mi si è sviluppato un tumore alla ghiandola sebacea, un carcinoma altamente infiltrante durante la gravidanza. 3 anni fa ho dovuto togliere l'utero perché avevo dei fibromi da tanti anni e quindi insomma ormai ero proprio, tanto non mi serviva più il mio scapolo, l'ho raggiunto, perché poi dopo 10 anni ho avuto altri 2 tumori, una a un seno e una all'altro seno, quindi ho avuto 2 mastectomie, dopo mi hanno fatto anche 2 protesi belle da 4, non mi sarei voluta permettere, mi sono fatta togliere una macchia che ho da tanto tempo sul fianco destra, anche lì mi ha detto che era un morbo di Bowen. Ho finito, era questo l'ultimo. Monica cambiò letteralmente la mia vita. Per me è stato un esempio, decisamente. Incontri una persona che quando l'ascolti, quando capisci quello che ha vissuto, quando capisci quello che sta vivendo e che vuole fare per gli altri, cioè non lo so descrivere. Una volta conosciuta Monica io ero lì, io sentivo che non c'era altro che volevo fare. Alcuni pazienti che l'avevo incontrato hanno chiesto di fare la stessa cosa che aveva fatto Monica e piano piano è nata l'associazione, un'associazione particolare, fatta solo da ex pazienti che hanno capito i benefici che la comunicazione attraverso una persona che ha passato le stesse vicissitudini, le stesse avventure, l'importanza che questo può avere. Andai la prima volta in reparto con Monica, feci una sorta di affiancamento. Aveva visto in me qualcosa perché io sono molto scherzoso, molto giocoso, un po' goliardico e tutto, e mi ha detto: secondo me tu in reparto faresti un bel lavoro. Però non è riuscita ad arginarmi molto perché subito sono intervenuto, ho cominciato a chiacchierare con i pazienti, a scherzare, a giocare. E lì inizio quindi il mio ingresso nell'associazione di Ruchie, era il 2010. Ho incominciato anche ad andare in reparto. Sono andata prima con Monica, ero piccola, una bimba. Sono diventata la mascotte di tutti. E quindi comincio questo percorso, inizialmente con Monica e poi piano piano mi sono fatta coraggio e ho cominciato ad andarci da sola. E devo dire, io fino a quel momento avevo paura di ricordare la mia malattia. Sai, uno vuole dimenticare tutto, penso. Invece poi il feeling che è nato con Monica e con Stefania è stato... Cioè lì ho capito che quella era la strada. E piano piano le fila dell'associazione si sono ingrossate, altri pazienti hanno aderito. Il giorno in cui mi dovevano dimettere, entra in stanza il professor Biagini e dice: ok, tutto bene, però adesso tu hai un debito verso la società. E io ti ho salvato la gamba, quindi ti ho dato una cosa. Adesso tocca a te dare una cosa a me. Dico: professore, non mi chieda soldi perché in questo momento sto in bianco. Io ho pensato di costituire un'associazione dove voi che avete avuto questi problemi ne dovrete far parte. Nel volontariato si aiuta gli altri ed è bellissimo. Ruchie è un volontariato basato sulla condivisione, non solo sul io ti aiuto se hai bisogno di questo. Io sono stato su quel letto prima di te. Io ho avuto quelle flebo prima di te. Io so quante volte stai vomitando perché ho vomitato anch'io.
è diverso. È un'esperienza emotiva, è un'esperienza pratica, è un'esperienza che rappresenta un vissuto. Il volontario fa vedere concretamente che non c'è una limitazione reale, che la vita può essere vissuta anche nonostante quella che è apparentemente una limitazione. Io penso che sia un dono importante. Questo è il party pizza Ruchillier. Marco, Stefania, Antonio E Nicoletta. la nostra mitica Valentina. No, ho paura! Marco, dai! Quando ero ricoverato, io odiavo fondamentalmente il classico volontario che ti entrava in reparto e facevo finta di dormire. Il mio era questo. Sta dormendo. Perché non mandava di parlare con nessuno. Come stai oggi? Serve il giornale? No, grazie. Vuoi che ti portiamo il giornale? Persone gentilissime, ovviamente. Posso aiutarti in qualche maniera? No, grazie. Però cosa che io non avevo voglia di fare è di chiacchierare, fare chiacchiere così. Non me la sentivo di prendere confidenza, non mi volevo aprire, volevo comunque rimanere chiuso con me stesso. La mia sfortuna è stata che poi io sono stato ricoverato a Natale e a Pasqua, per cui mi trovai il volontario che ti entra con le orecchie, con le corna da renna, e quello col cappellino da Babbo Natale. In quel momento per me il Natale era il Natale più brutto della mia vita, perché insomma la situazione era quella che era. Quando Monica invece mi disse qual era l'obiettivo dell'associazione, cioè creare un gruppo di volontari che andavano in reparto a parlare della loro esperienza, a confrontarsi con persone che in quel momento stavano vivendo cose che noi avevamo già vissuto, lì ho detto: vedi, questo è il modo giusto di fare volontariato. È sbagliato perdere l'opportunità di continuare a vivere, anche vivere con un handicap è comunque una vita. E questo la prima persona che me l'ha insegnato è la mia grandissima amica Monica, che quando entrò nella stanza la prima volta è stato un raggio di sole, veramente. La ringrazierò per tutta la vita, perché è un bagaglio di vita, di cultura, di empatia che mi è stato donato, ed è un dono che resterà con me per tutta la vita. Purtroppo nel 2019 Monica ha scoperto di avere una leucemia molto grave, contro cui ha combattuto tenacemente come il suo solito, ha combattuto con tutto l'amore possibile di cui era capace, però purtroppo poi non ce l'ha fatta, e quindi nel aprile 2020 se n'è andata, e poi sono subentrata io come presidente dell'associazione. Noi andavamo al ristorante con mio fidanzato e niente, praticamente mi entrava nel ristorante, io per 2 mesi sono dovuta stare proprio sdraiata, non potevo neanche stare seduta, e quindi mi entrava al ristorante, diceva: che c'è posto per mettere una sdraio? Lo guardavamo un po' così, però sì, diventa qui. Monica in quel convegno emozionò tutti, ma diede forza a tutti quanti i partecipanti. Eravamo tanti, era ancora prima del Covid, quindi la sala riunioni era piena di gente, piena di infermieri, di medici, che rimasero tutti a bocca aperta. E mi ha molto colpito come persona per la sua determinazione e per la sua capacità di portare delle testimonianze che veramente lasciavano a bocca aperta, cioè il valore delle cose da lei testimoniato era, come posso dire, un po' superiore. È stata una testimonial veramente importante. Il ricordo di Monica è unico perché Monica, che appunto di tumori ne aveva avuti tanti, cioè di fronte a lei chiunque si poteva rilassare e dire: se ce l'ha fatta lei ce la posso fare anch'io. Perché Monica aveva la capacità di alleggerire tutto e di vivere tutto in maniera molto molto solare. Perché lei non era solo una volontaria, lei era un essere al di sopra, con un'anima elevata. Gli ex pazienti, ora membri dell'associazione, mi hanno fatto notare una cosa, e cioè che la degenza in un reparto come il nostro, a volte prolungata per mesi, è veramente impegnativa. Abbiamo affrescato tutte le stanze del reparto.
Si tratta di pazienti che vanno incontro anche a 1 anno di cure. E allora abbiamo detto, perché non rendere le stanze qualcosa di accogliente? E piano piano negli anni l'associazione Ruchie ha finanziato la pittura, sono state dipinte tutte le camere in modi molto diversi. Per esempio ci sta una foresta, un'isola, una baita, il pub, una galleria di quadri. Una spiaggia, c'è un pub, c'è l'aurora boreale. Naturalmente c'è stato un caso, abbiamo iniziato da una ragazza, poco più che adolescente, adolescente, Valentina. Valentina è la ragazza a cui abbiamo dedicato la prima stanza del reparto, il giardino di Valentina. La stanza di Valentina, cioè quella che a me mi sta più a cuore in questo momento, nel senso perché l'ho vissuta io, perché l'abbiamo vissuta insieme a Stefania, perché poi è una storia molto particolare, perché poi è una ragazza giovane. Le stanze sono storie di persone che hanno vissuto la malattia. Ogni immagine, ogni disegno, ogni colore che è dentro le stanze racconta qualcosa. Negli altri reparti, anche in altri ospedali, il paziente entra con gli occhi bassi, da noi entra con gli occhi alti, perché il primo impatto è molto importante per loro e noi lo vediamo dai loro occhi. Anche l'occhio, guarda la sua parte, diciamo. È importante. Sì, tira sul morale. Grazie comunque a tutti questi dipinti l'atmosfera è molto più familiare e soprattutto non è un classico ospedale. È veramente una bella idea. Poi io sono di Roma, avere la Fontana di Trevi davanti, penso... laziale o romanista? Romanista. Sul fronte della comunicazione dobbiamo lavorare tantissimo di fantasia, ma anche tantissimo di lavoro di squadra, e non solo con gli specialisti e i ricercatori che, come dire, hanno sempre più nel tempo capito il valore di questo tipo di attività, ma anche con le associazioni di volontariato. Le voci delle associazioni sono voci importanti, in grado addirittura di dialogare con aziende farmaceutiche, sponsor, e quindi molto spesso la voce del paziente è ancora più potente di quella del medico. L'idea che stiamo maturando nel tempo è che i pazienti dovrebbero coprogettare il reparto. Il paziente deve diventare protagonista della terapia, e diciamo che il lavoro che stiamo cercando di fare nell'ospedale è quello di capire che l'amore deve entrare nelle relazioni anche medico-paziente, perché il medico deve riuscire a esprimere empatia verso la sofferenza del paziente. Solo così nasce la speranza del paziente. Spesso l'interazione con altri pazienti può essere più efficace che nell'interazione con un terapeuta in generale, che sia uno psicologo, che sia il medico, che sia il chirurgo che l'ha operato. Il paziente entra in uno stato psicologico positivo, cioè entra in uno stato, ecco il motivo del titolo La speranza è un farmaco, entra in uno stato psicologico positivo, ed il motivo positivo vuol dire fondamentalmente che comincia a sperare che il futuro sarà migliore del presente. La biologia si occupa dei fattori biologici, la psicologia si occupa dei fattori psicologici. È una dicotomia sbagliatissima. Sono medico, quindi ho un background biologico, però è importante sottolineare che non esiste una psicologia e una biologia, esiste l'uomo, e i fattori biologici, i fattori psicologici si intersecano l'uno con l'altro. Forse sentirà qualche medico questa mia testimonianza, ma ammazzeranno, però secondo me il medico non è capace ad ascoltare il paziente. Al medico dovrebbero mettere degli esami di psicologia. Ci sono anche degli studi che dimostrano che la psiche aiuta a guarire il corpo, quindi se il medico fosse un bravo psicologo forse il paziente starebbe pure meno nell'ospedale. Ahimè, non tutti i medici sanno comunicare le diagnosi negative. Noi insegniamo ai nostri studenti di medicina, e non solo, anche agli specializzandi, noi insegniamo a comunicare le diagnosi negative, perché una diagnosi negativa può avere un impatto enorme. Purtroppo è arrivato il Covid ed è 1 anno e mezzo che non andiamo in reparto. Naturalmente il Covid ci ha messo in grave difficoltà,
cioè anzi proprio in crisi. Il Covid ci ha distrutto tante cose, ci ha portato via tanta gente e ci ha portato via anche i volontari della Ruchie. E siamo riusciti anche in remoto a far qualcosa, che però non è la stessa cosa di passare il reparto. Certo, non è la stessa cosa che andare in reparto. Mi sembra di aver abbandonato i pazienti. Speriamo che nel breve possiamo ritornare in reparto a fare il nostro volontariato della speranza. Cioè io non vedo l'ora di ritornare, non vedo l'ora. Marco, Nicoletta, Stefania. e noi insomma vabbè alla fine siamo un'associazione, Ruchie un raggio di sole, che è stata creata solo da noi pazienti ed ex pazienti di ortopedia oncologica. Pazienti disabili. Lui c'è solo una gamba, io non c'ho più un bacino. Lei c'ha una spalla un po' Che- mandata. che tanto cammini lo stesso, qual è il problema? Molto spesso cerchiamo di creare un clima un pochino più quotidiano, un pochino più favorevole, un pochino più allegro. Tanti pazienti ci dicono, sai, e lo sappiamo bene perché ci siamo passati, tu passi 24 ore su 24 nel letto, hai i tempi scanditi dalla colazione, dal pranzo e dalla cena. È un po' come quando prendi un volo intercontinentale di 12 ore che dici ok, adesso c'ho la colazione, dormo un pochetto, poi adesso tra 3 ore c'ho il pranzo, no? Buongiorno, buongiorno. Sono quelli che ti hanno dipinto la stanza, sì, non Sì. sono queste tutte le stanze del reparto. Tante persone quando noi siamo entrati erano sempre restie. Tu sei? Vabbè, parliamo pure con te, eh? Diglielo come si chiama. No, non sei tanto contenta di parlare con noi, vero? Quando poi dicevi guarda che io sono stato su quel letto prima di te, soprattutto quando vedevano me così giovane. Lei era più giovane. Lei era più giovane. Io comunque sono Stefania, ma ti hanno messo una protesi di spalla? Anch'io qua, spalla sinistra. E lì partiva valanga di domande. La spalla non si muoverà più. No, la spalla no, però il gomito sì. Ognuno di noi riusciva a capire l'altro senza dover spiegare. Tra pazienti non c'è bisogno di tante parole, si sa quello che si è passato. No, vabbè, vedo che dura molto, ma sa durarsi meno. E già la consolazione. Certo. Comunque andiamo lì sempre ad ascoltare, a sentire loro che dicono, non andiamo mai a dire, hai visto, io sono brava, bella e buona, sto bene, c'ho questo, mai. Cioè noi andiamo lì, ascoltiamo, poi loro sentono che abbiamo avuto la stessa malattia, allora loro ci chiedono e noi ci mettiamo, diciamo, a disposizione. Spingo io, perché spingo io. Tu sei in DAD? Stai facendo lezione? Ho conosciuto persone che stavano in sedia a rotelle, ho conosciuto persone che erano dei bambini, si può dire. Parliamo con mamma. Maestra, puoi ripetere? Allora, Repubblica Democratica. Tu invece che fai qua? Devo operare. Ti devi operare ancora? La prima volta che sono andato in ospedale c'avevo un'ansia dentro, cioè avevo lo stomaco, un buco nello stomaco che mi diceva speriamo che vada bene, speriamo che vada bene. E Stefania mi fa, guarda, dobbiamo passare un attimo in oncologia che c'è un bambino. E gli faccio, Ste, ma mi porti da un bambino? Mi fa, Fra, fidati. Aveva ragione al 100 per 1000, siamo andati da questo ragazzo, sono stato messo a mio agio che quasi lui faceva terapia a me. Io ho sempre visto gli occhi delle persone con cui parlavo quando dicevo io sono passato prima di te, illuminarsi, aprirsi, diventare enormi. Alla fine mi rendo conto che entro sempre con titubanza ogni volta e ne esco felice. Io ricordo sempre un vecchietto di una 90 d'anni che il giorno dopo doveva subire un'amputazione identica alla mia e sento dietro lui che mi fa vieni un po' qua, ti posso fare una domanda? Dico certo, tutto quello che vuole. Come si fa a fare l'amore su una gamba sola? E lì
credimi, mi si è aperto il cuore, perché ho detto, vedi, questa è una cosa che puoi chiedere solo a me. Gli uomini che sono incredibili, quando devono fare interventi tipo il mio, chiedono sempre la stessa cosa, ma poi va tutto bene, funziona tutto, perché per loro pare che diventa la cosa più importante. Io me lo ricordo come un periodo comunque bello, veramente, perché dove vedevo che tutti ce la mettevano tutta e quindi pure io lo facevo perché ne valeva la pena. E l'interazione quindi fra pazienti gioca un ruolo cruciale. Un paziente diventa il terapeuta di un altro paziente, insegna ad un altro paziente, o consciamente o inconsciamente. Il paziente stesso diventa un terapeuta. E la cosa bella è che si creano dei legami fortissimi. Monica mi diceva sempre che ognuno di noi quando fa volontariato ha la sua ruchie. Io ho avuto con Victoria la mia ruchie. Era una ragazza che doveva fare un'amputazione identica alla mia. Io con Victoria ho fatto delle cose in reparto che non so come hanno fatto a non cacciarmi, perché la mettevo sulla sedia a rotelle, io zompettavo una gamba sola e spingevo la sedia a rotelle per il corridoio dell'IFO. Per quasi 3 mesi forse sono stato in reparto quasi tutti i giorni. Come avevo 10 minuti scappavo da Victoria. Quando abbiamo saputo che la prognosi purtroppo era infausta e che Victoria sarebbe dovuta morire, con Monica abbiamo organizzato una gita e poi l'abbiamo portata al mare a Ostia. Io ancora mi ricordo, lei aveva una maglietta con scritto "Today is a good day" e lei mi disse: Marco, almeno tu dimmi la verità, dimmi se devo morire o se mi rimandano a casa, perché posso continuare le cure tranquillamente in Bielorussia, perché questo gli avevano detto. E purtroppo ovviamente ho dovuto mentire ed è stata una cosa per me abbastanza pesante, però penso che sa che l'ho fatto per il suo bene, insomma. Le associazioni per noi sono una fonte di informazione infinita e non tutte le persone si sentono libere magari di manifestare delle esigenze all'infermiere, al medico, piuttosto che all'operatore sanitario. Con il volontario si entra in una relazione diversa. Rukia in questo senso è stata determinante. Non so se vi hanno già dato il nostro libretto. Il libretto è un piccolo regalo che vi facciamo. All'interno ci sono tutte le nostre storie. Te lo lascio qua, poi adesso magari stai un po' fatta dall'anestesia, non è proprio. E ci è venuto in mente di scriverle le nostre storie. È stata una liberazione un po' per noi, perché abbiamo messo su carta e abbiamo rivissuto quei momenti che sono stati difficili. E nello stesso tempo abbiamo cercato di cogliere l'occasione per far sì che queste storie arrivassero a più persone possibili e dessero la possibilità di capire quello che noi avevamo dentro. Ci abbiamo scherzato, ci abbiamo riso, ci abbiamo pianto, perché il libretto è stato abbastanza complicato da fare, nel senso l'abbiamo corretto, ricorretto, volevamo le parole giuste, cerchiamo altre storie e dobbiamo dire che il riscontro è stato praticamente fantastico, cioè non ci aspettavamo questa cosa. Man mano abbiamo avuto la consapevolezza che la medicina narrativa poteva fare del suo, insomma. La medicina narrativa è una metodologia clinico-assistenziale che è basata sulla narrazione. Presso l'IFO abbiamo iniziato la nostra attività nel 2015, ma in realtà delle esperienze narrative in istituto erano già presenti, perché in alcuni casi, come per esempio nell'esperienza dell'associazione Rukia e Raggio di Sole, erano state già raccolte delle narrazioni in favore dei pazienti. E tra l'altro siamo qui in biblioteca proprio perché la biblioteca è stata portante in questi progetti, sia nella formazione che nella promozione e anche nell'interpretazione dei contenuti. Quindi diciamo un po' il messaggio che si può fare tanto, che c'è una metodologia da seguire e tutto questo può e deve essere applicato in altri contesti. Senti, ma ti stai muovendo, ti stai facendo ginnastica? Guardami in faccia quando parlo, sei sicura? Vedi Marco? Il fatto che sta già seduta. No, ma è brava. Ci vuole un modo, ci vuole una capacità per stare là dentro che non tutti abbiamo. Marco e Nicoletta sono perfetti. Stefania pure è una molto brava in reparto. Marco è una forza della natura. È una forza della natura. Io gli dico, io ti invidio, ma quell'invidia sana. Cioè, è sposata, suoi figli. Ha fatto affari tuoi, però figli. Ma guarda, senti, sei sposato e c'hai figli? Devo dire che c'è anche molto movimento nella chat, ci si muove, ci
ci si confronta. Buongiorno prof. Ciao. Buondì. Nico, attiva la videocamera. Aggiornare. Libretto. Manuale del paziente, come la chiama? La guida del paziente. Quindi noi siamo un po' una fusione di quello che cioè ci compensiamo uno con l'altro. Ti sopra di stare che andare all'estero. Lascia 3 figli, lascia le brutte notizie. Ciao. Vedete come ti alzi in piedi? Non ti va? Dai, fammi vedere. Oh madonna. La vera forza di Biagini secondo me è l'umiltà, l'aver capito che in ospedale il paziente ha bisogno del medico, ha bisogno dell'infermiere, ha bisogno del fisioterapista e ha bisogno anche del volontario, perché poi Ruchie nasce da una sua idea. Allora, problema 1, distribuzione libretti. Ancora parecchi. Cioè, se io dico che li diamo a tutti, quindi li diamo a tutti quando entrano? Sì. Ok, sì. Va bene. L'associazione vive di donazioni, siamo in grado di pagare ambulanze, mettere in moto anche assistenti sociali sul posto che li potessero aiutare queste persone, sostenerli economicamente nel periodo che per esempio perdono il lavoro, non arriva ancora il sostegno dell'INPS, dell'invalidità. Se magari il paziente ha bisogno di denaro, ad esempio, viene aiutato sotto questo punto di vista. Se il paziente ha bisogno di supporto psicologico, l'associazione Ruchie può fornire un aiuto psicologico. Abbiamo fatto anche delle donazioni al reparto di attrezzature. L'associazione Ruchie è questo. Queste Ruchie. Tutto questo ha contribuito a creare un clima diverso e non saprei dire, forse familiare, e questa associazione ha contribuito moltissimo alle attività e al benessere psichico e anche fisico, secondo me, del reparto. E molti di loro li conosciamo bene perché sono stati i nostri pazienti che abbiamo guarito e quindi noi crediamo molto nel loro aiuto. Anche questo è un messaggio di speranza, anche perché è un gruppo di persone molto disponibili, che accolgono, che condividono, e questo vi assicuro che non è una cosa scontata. Brava Greta. Bravo. Le faccio, no. Io ho conosciuto tante persone, qualcuna è andata via, qualcuna purtroppo non ce l'ha fatta. Perché poi c'è chi va e chi viene, purtroppo. In questi anni il cancro ci ha portato via Marcello, Renato, Monica e per ultima una giovane donna dolce e determinata, Ivana. Ci siamo chiesti, ma ne vale la pena? Sì, senza dubbio ne vale la pena. O anche persone che non sono nelle associazioni ma che ci hanno insegnato comunque sia nella malattia sempre qualcosa, o perlomeno a me tutti hanno insegnato qualcosa, e questo è merito solo e esclusivamente di Monica, che secondo me attira le persone, attirava, ma le attira ancora perché è una che c'è sempre. E eravamo in 5 i soci fondatori. Secondo appunto il dottor Biagini dobbiamo stare dietro ai pazienti a 360 gradi, testimoniare il fatto che comunque la parola tumore non è sempre uguale alla parola morte, che comunque questa partita ce la si può giocare, e guardando appunto oltre. Bravo, piano. Dopo 2 anni io sento l'esigenza anche di tornare in ufficio, non solo, praticamente scopro che a Roma c'era un'accademia, era stata aperta un'accademia di arte per disabili e normodotati e mi prendono. Ho recitato a teatro. Almeno fate che io freghi per l'ultima volta. Io sentivo dentro proprio il bisogno di, forse un bisogno di visibilità, un bisogno di dire ci sono e sono ancora viva, ce l'ho fatta. Mi prendono per matto perché mi dicono rifaresti un'esperienza del genere? Io dico sì, 1000 volte la rifarei, cioè rifarei veramente giorno per giorno tutto quello che ho passato, perché sono cambiato decisamente in meglio, faccio più cose, lo faccio con più voglia
Ho ripreso ad allenare la mia squadra di baseball, perché io alleno una squadra di baseball giocato da ragazzi ciechi e ipovedenti. Sono forse le persone che in questo senso mi hanno aiutato di più a superare il periodo più difficile. Ho cominciato da 1 anno e mezzo, grazie a Michela, la mia compagna, a fare scherma in carrozzina. A voi! Ho imparato adesso a utilizzare le stampelle in modo molto molto più performante rispetto alla protesi, per cui ormai saltello dentro casa, i piccoli spostamenti li faccio saltellando. Piano! Oh, io sono disabile! Piano! Sono ripartita piano piano, con grande difficoltà, con un po' di esaurimento. Il tempo passa, gli anni passano, fortunatamente. Incontro l'amore, compriamo casa e poi diciamo, ma ci sta bene un figlio, proviamo. Abbiamo provato e questo figlio non arrivava. L'orologio fa tic e tac. Lei ha 30 anni, ma ha un utero di una 45enne. E quindi niente, inizia questo percorso di inseminazione artificiale. È partito un sogno che è stato incredulo fino al 28 ottobre del 2020, quando mia figlia è nata, la mia piccola Chloe, e l'ho vista per la prima volta.